Per la prima volta andremo a conoscere un mazzo disegnato da Paolo Barbieri. Mi piacerà talmente tanto che mi aspetto richieste future per vederne altri e io sarò ben felice di accontentarvi. Intanto gustiamoci questi Barbieri Zodiac Oracle. Benvenuti a tutti e a tutte, io sono Angela e questa è la nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare la visione, però, vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti e che subito dopo l'analisi delle carte ci sarà uno slideshow in cui le mostrerò tutte e 26 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarle ulteriormente, magari facendo degli screenshot delle vostre preferite. Prima della fine della puntata troverete 3 schermate per vedere le playlist di tutti gli interattivi pubblicati e il logo per iscriversi al canale se avete gradito la visione. Bene, cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Iniziamo questa puntata con l'analisi fisica della nostra scatolina. Ci troviamo di fronte al mazzo di oracoli Barbieri Zodiac Oracle, ovviamente arte di Paolo Barbieri. I testi del libretto che troveremo all'interno sono di Barbara Moore e poi ovviamente nel libretto troveremo le varie lingue, abbiamo inglese, spagnolo, italiano ovviamente, francese e cinese. Questo credo che il tedesco sia un errore di stampa perché non c'è all'interno. Vi mostro i vari lati della scatolina, che è molto forte e resistente. Qui addirittura troviamo già uno spoiler della grafica delle carte, così uno si può anche fare un'idea solo osservandola. E ecco, questa è la nostra scatolina, facile da aprire, molto comoda perché ci sono queste insenature qui, e poi anche facile da estrarre. Troviamo la nostra cordicella e questa è la nostra scatolina, la possiamo chiudere, quindi molto bella graficamente, abbiamo detto, già molto resistente. Se ci avete fatto caso, ovviamente questo mazzo l'ho preso a Luca Comics del 2022, infatti c'è la firma autografata di Paolo Barbieri qui sul fronte del librettino e troviamo appunto le nostre carte. Poi le vedremo per bene tutte, sono 26 carte oracolari. L'analisi del librettino, ovviamente abbiamo visto le varie lingue. Di solito mi è capitato che c'erano più informazioni nella parte inglese e invece sono uguali per tutti. Nella parte in italiano ovviamente troverete le indicazioni su come utilizzare il mazzo di carte e c'è un'infarinatura sui significati principali a livello astrologico dei segni, dei pianeti, degli elementi. Quindi anche per chi è neofita, che si trova al primo approccio con i significati astrologici, può trarre qualche utile informazione per iniziare e poi approfondire successivamente. Quindi troveremo poi i vari significati, sono numerati, ovviamente, quindi sono facili anche da gestire e da trovare, e sono divisi, il mazzo è diviso in 3 parti e le andremo a vedere, appunto 3 parti che riguardano i segni zodiacali, i pianeti e poi infine troviamo i 4 elementi. Giusto indicativamente per darvi un'idea, il mazzo è vero abbastanza grande, però essendo nell'interezza sottile, cioè lo spessore di 1 centimetro, è comunque facile da gestire e da mischiare. Sono lucide,
molto, il cartoncino abbastanza resistente. Ovviamente consiglio sempre un tipo di mescolamento non troppo aggressivo, perché comunque i bordi potrebbero rovinarsi facilmente, anche perché sono la prima cosa che si rovina. E poi sempre diciamo, sulla grandezza proprio di ogni singola carta troviamo 8,8 cm per 12 circa, 6. Queste sono le carte che adesso andremo a vedere. Ovviamente vi ricordo che se vi dovesse piacere questo mazzo, in descrizione trovate i link per acquistarlo. Eccoci di fronte al primo gruppo, quindi dei 12 segni zodiacali. Li ho disposti in questo modo proprio per farvi notare effettivamente la divisione anche in base ai colori e agli elementi di appartenenza dei vari segni zodiacali. Infatti troviamo i segni di fuoco, i segni di terra, quindi Ariete, Leone e Sagittario. Quelli di terra abbiamo Toro, Vergine e Capricorno, i segni di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, e poi i segni di acqua, appunto il Cancro, Scorpione e Pesci. Ogni singola carta, ovviamente non ci sono bordi, quindi l'immagine raccoglie tutta la grandezza della carta. Nella parte superiore, dove si vede questo cielo stellato, troviamo il simbolo di riferimento di ogni segno zodiacale. Per i pianeti ovviamente troveremo i simboli proprio dei pianeti, e poi i simbolini per i 4 elementi. Ovviamente il nome, e il numerino che trovate ovviamente non ha nulla a che fare con i significati delle carte, è solo per facilitare la lettura del libretto. Quindi è molto interessante questa cosa, perché almeno uno può utilizzare facilmente e trovare l'indicazione che stiamo cercando durante una lettura, durante un'interpretazione. I colori sono molto accesi, come effettivamente piacciono a me. Per chi conosce l'arte di Barbieri, ovviamente rispecchia pienamente il suo stile fantasy. In questo caso troveremo figure antropomorfe legate alla mitologia, vedremo anche alle divinità, e quindi direi che a livello di colori, oltre che di significati che ovviamente sono ascrivibili proprio ai singoli segni, possiamo anche lasciarci trascinare, coinvolgere dall'intuito, dalle emozioni che appunto semplicemente osservandoli possiamo trarre. Ovviamente vedremo anche successivamente le carte. Se avete una base di conoscenza di astrologia, saprete già che cosa vi possono voler dire durante una lettura. E è ovvio che se per esempio dovesse uscire la carta Ariete, non è che fa riferimento al segno zodiacale di una persona, dipende ovviamente che cosa stiamo chiedendo alle carte, però è il caso di fare una domanda ben precisa. Allora potrebbe voler parlarci di essere intraprendenti, di adottare forza di volontà, di correre un rischio, di iniziare magari con impeto e coraggio una nuova situazione, eccetera. Per le altre vi ricordo che poi troverete alla fine lo slideshow, così potete osservarle una per una, e adesso andiamo a conoscerle ancora meglio e vedere le carte dei pianeti. Eccoci di fronte ai 10 pianeti. Quando affronteremo le nostre letture e appunto dovesse uscire un pianeta, ovviamente fa riferimento a ciò che vogliamo esprimere,
fare e anche ai nostri bisogni e ai nostri desideri. Quindi potremo trovare appunto utili informazioni. Essendo un mazzo oracolare, io consiglio soprattutto l'utilizzo a livello personale o di andare a rintracciare qualche indicazione e consiglio su che tipo di energia, su che tipo di atteggiamento adottare in una specifica situazione. Ad esempio, se dovesse uscire la carta Mercurio, allora dobbiamo far fede sulla nostra intelligenza, oppure sulle comunicazioni fare attenzione. Può essere utile adottare la strategia, un'astuzia, può essere anche utile aprire una buona comunicazione, conoscere e condividere le nostre emozioni, ad esempio. Poi è ovvio che ogni pianeta fa riferimento automaticamente anche ai segni zodiacali, quindi appunto stavo dicendo Mercurio si riferisce a Gemelli e Vergine, e anche qui tirare fuori ulteriori indicazioni. Non l'ho detto prima effettivamente perché volevo far notare proprio riguardo alla visione di queste carte, diciamo, il retro, dove ovviamente si vede la luna che è stata ripresa proprio appunto dalla carta della luna. Anche qui ci sono ovviamente i motivi, e io li chiamo i ghirigori classici che utilizza Barbieri nelle sue illustrazioni. Se volete potete fermare il video in questo momento. Noi proseguiamo il percorso. Una piccola chicca che ci tenevo, però è solo un'idea mia, adesso non sono totalmente sicura su questa cosa, è che sulla scatolina è stato inserito, adesso ve lo mostro, la parte zoomata, chiamiamola così, della carta del leone, probabilmente perché Barbieri è del segno del leone, quindi forse potrebbe esserci un'attinenza a questa cosa. E adesso andiamo a vedere l'ultimo gruppo, quello degli elementi. Eccoci con l'ultima parte di questo viaggio verso la conoscenza di questo mazzo oracolare. Troviamo i 4 elementi. Abbiamo il fuoco, l'acqua, l'aria e la terra, e ovviamente sempre da notare il forte riferimento e legame proprio ai colori, e quindi troviamo per il fuoco il rosso, che troviamo anche nel simbolino qui in alto a sinistra, e quindi sul giallo, arancio, un po' di rosso. Poi troviamo ovviamente l'acqua con blu, celeste, viola. Anche nell'aria c'è tanto blu e celeste e bianco, e ovviamente poi troviamo la terra con l'ocra, marrone, anche un rosa antico. Quindi come ho già detto, effettivamente è un mazzo che secondo me è adatto un po' a tutti quanti, sia a chi è già esperto, sia che per chi si vuole approcciare all'astrologia, ma non solo. Va trattato come un mazzo di oracoli classico, e cioè con tutte le indicazioni e i riferimenti che si possono trovare appunto nel libretto. A livello intuitivo, quindi lasciandosi trasportare dalle figure, dalle immagini, dai colori, e anche in questo caso appunto dai significati degli elementi stessi. Poi queste sono carte molto utili secondo me in una lettura, che possono far capire che tipo di energia abbiamo bisogno in un momento particolare della nostra vita. Vedremo, ecco qui, adesso faccio giusto un'infarinatura, perché sul libretto troverete delle indicazioni di metodi,
con semplicemente andando a estrarre una carta, quindi mischiando tutto il mazzo e quindi cercare di capire, intercettare di che energia abbiamo bisogno, di che magari atteggiamento adottare in una certa situazione. E poi ci sono anche altre tecniche, metodi che secondo me una molto carina è una prima versione di 3 carte e poi con la variante, però in questo caso suggerisce proprio di dividere in 3 gruppi, e quindi quello dei segni, quello dei pianeti e quello degli elementi, e quindi a ogni diciamo sezione poi si può estrarre la carta e dà appunto delle indicazioni. In questo caso, siccome c'è il primo gruppo che riguarda in questo caso la posizione dei pianeti, riguarda l'impulso, la motivazione in una specifica situazione, eccetera. Quindi qui trovate tutti gli elementi per trarre le prime indicazioni e di svolgere delle letture. Anche questa come suggerimento di vedere voi come siete in una certa situazione e soprattutto anche quando è coinvolta un'altra persona. Non c'è, diciamo, altro di metodi, però secondo me se vi lasciate coinvolgere e trasportare potete anche estrarre una carta, usarla insieme ai tarocchi soprattutto, potete anche appunto usare una carta significatore, nel senso come magari liberare la vostra energia di acqua e utilizzarla nel miglior modo. Secondo me si possono utilizzare anche per cercare di carpire gli atteggiamenti di una persona, magari il carattere. Non si può individuare il segno specifico, però magari secondo me si può capire e intercettare in base alle carte che usciranno come si può comportare e magari dei suggerimenti su come intervenire in alcune circostanze. Queste sono le carte, le abbiamo viste tutte, ovviamente vi ricordo che troverete lo slideshow per osservarle una per una alla volta. E ovviamente ringrazio tutti per la visione, spero che vi sia piaciuto questo mazzo. Se volete trovate sul mio canale tanti altri video che potrebbero interessarvi, e se volete potete anche seguirmi su Instagram. Grazie di nuovo a tutti, alla prossima, ciao!